Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la prima metà di ottobre 2023. Abbiamo l'imperatore, amici del cancro. Periodo di stabilità, potrebbe rappresentare una persona vicino a voi, una vostra energia o magari anche un padre per qualcuno. Vi ricordo che queste sono stese affettive generiche, potrebbero risuonare sia come stese familiari piuttosto che di amicizie, piuttosto che di coppia. Se siete single, ho già pubblicato i video sui single e li potete integrare con queste letture. Per il resto vi ricordo che sono comunque letture generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Ragazzi, YouTube sta cambiando un po' di cose, quindi sta diventando difficile trovare la descrizione del video. Voi cliccate sul titolo del video, vi si apre una specie di finestrella, in fondo c'è scritto altro, voi cliccate lì e si apre tutta la tendina della descrizione. Bene, sempre nella descrizione, nel caso vogliate contattarmi, trovate anche la mia mail, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle informazioni del canale. Bene, andiamo a vedere per i primi 15 giorni di ottobre le energie disponibili. Partiamo con un fante di coppe. Interessante ragazzi, perché può rappresentare appunto la vostra persona di interesse piuttosto che una questione tra padre e figli. Abbiamo la regina di coppe, la ruota della fortuna, un re di spade, la temperanza e la regina di pentacoli. Allora, la prima parte di ottobre, la prima settimana, diciamo, di ottobre, ehm, la sento bella piena di emozioni positive. Vi dirò che avete sia la regina di coppe che il fante di coppe. È come se ci fosse una sorta di successione da principesse, perché in questo mazzo il fante di coppe è rappresentato da una principessa, venite incoronate a regine. Ho come questa sensazione. O principi e re, adesso dipende di che sesso siete, però ho come quest'idea di continuità, appunto. Poi abbiamo questa ruota della fortuna in centro lettura. È come se dovesse cambiare qualche cosa, ma in qualche modo non si riuscisse. Andiamo a vedere carta per carta, vediamo cosa riesco a dirvi di più preciso. Fante di coppe per spiegare il fante di coppe, mi sembra giusto, e 8 di coppe. Il fante al contrario, l'8 di coppe è dritto. È come se ci fosse stato una sorta di allontanamento da questa persona o potrebbe anche essere un'idea, per qualcuno. Però essendoci un 8 di coppe è come se ci fosse stato un allontanamento. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. 3 di coppe, un'altra carta di festeggiamento e 9 di spade al contrario. Sì ragazzi, io sento che all'inizio di ottobre ci sarà qualche cosa di cui festeggiare, ci sarà qualche cosa da celebrare, qualche tipo di risultato, qualche tipo di anche raccolto. È come se iniziasse un periodo dove vi lascerete indietro i vecchi pensieri e le vecchie preoccupazioni. È come se prendeste distanza da una situazione, da qualcuno, da qualcosa.
Andiamo a vedere la regina. Abbiamo una regina di spade per spiegare la regina di coppe e un 5 di coppe. Allora, devo dire che con questo 5 di coppe è come se, perché qui comunque ci sono due carte che ricordano un po' la tristezza, l'ansia, la preoccupazione, quindi è come se con questa regina di spade doveste tagliare quello che è stato nel passato per riuscire a trasformarvi nella regina di coppe, quindi per riuscire a maturare a livello emotivo una certa pace, una certa tranquillità. Vi dico, la regina di coppe normalmente è una di quelle energie che rappresenta la connessione con il proprio sé, con le proprie emozioni, ma è una connessione talmente forte che ha bisogno, adesso in questo mazzo non si vede, però ha bisogno, come dire, di tappare le sue emozioni. È come se all'apparenza dovesse sembrare più fredda di quello che realmente è. In realtà qui sento che è come se aveste voglia e bisogno di esprimere le vostre emozioni al mondo, ma c'è qualche cosa che ancora vi tiene un po' lì. Andiamo a vedere questa ruota della fortuna. Giudizio è contrario e 2 di coppe. Ragazzi, il 2 di coppe è la carta dell'incontro, dell'innamoramento, del fidanzamento per eccellenza, no? È proprio una carta di unione. Però c'è anche un giudizio al contrario. Vi dico, qui o state aspettando un ricongiungimento, o se non è un ricongiungimento, è un qualche cosa di più, un compromesso, un impegno da parte di questa persona che nella prima settimana di ottobre vi causa cotanta gioia. Andiamo a vedere il re di spade. Matto al contrario, e 4 di spade. Allora, è come se da un lato nella prima parte di ottobre vi esplodesse il cuore di gioia, questo proprio lo sento, lo percepisco, c'è festa in ogni dove, però d'altro canto, dovuto a queste preoccupazioni, dovuto a questa perdita, c'è la necessità di guarire certe ferite. Tenete presente che il 4 di spade è una carta che parla proprio di isolarsi per curare l'anima, per curare la psiche anche. E non nego che il re di spade per qualcuno potrebbe far riferimento al contattare uno psicologo per riacquisire la fiducia in se stessi o per riacquisire la fiducia negli altri. Se non è quello il vostro caso, vi dirò, c'è da lavorare per... Allora, il re di spade, essendo spade, è qualcosa che riguarda la parte alta del campo energetico, quindi la parola piuttosto che i pensieri. Sento che in questo caso fa riferimento al vostro discernimento, è come se avessi bisogno di allenare il discernimento, il capire che cosa è reale e che cosa invece è falso nei confronti degli altri, perché voi adesso siete come questo matto al contrario, non vi fidate, non, è come se non osaste iniziare qualche cosa di nuovo. E poi, in effetti, avete la carta della temperanza, che è un po' la stessa energia del 4 di spade. È come se qui mi dicessero, per ritrovare il vostro potere personale, dovete prima passare dalla guarigione, tagliare quello che non vi serve più. E la temperanza parla anche di riportare in equilibrio quello che è il cuore e la mente. Andiamo a vederla. Però anche qui avete coppe e spade, che sono cuore e mente. Abbiamo un 3 di bastoni
2 di bastoni e 7 di bastoni. Ragazzi, qui avete bisogno di riprendere il vostro potere personale. Se volete che il karma cambi, se volete che la situazione in cui siete cambi, se volete di nuovo fidarvi delle persone, dovete imparare a appunto a discernere che cos'è una mia proiezione, che cos'è la realtà, cos'è quello che sta cercando di infilarmi nella testa l'altra persona e che cosa invece è mio, cosa voglio io dal futuro, come mi vedo nel futuro, per che cosa sono disposto o disposta a lottare per riappropriarmi del mio potere personale. Vi dico, l'ultima carta è una regina di pentacoli, quindi promette bene, nel senso che è comunque una persona di quelle che, come vi posso dire, è perfettamente in grado di gestire la materia e non solo da un punto di vista di soldi, ma anche da un punto di vista di situazioni piuttosto che di, sì, impegni, tempo. Andiamo a vederla. 8 di spade e fante di bastoni. Allora, si è girato anche questo 3 di pentacoli. La sensazione è quella che abbiate ancora bisogno di lavorare su di voi, per quello che c'è anche la carta della temperanza. È un po' come se vi dicesse portate pazienza in questo periodo, le cose non possono ancora essere fluide magari come volete voi, non possono essere così stabili, ok? Però ci si sta lavorando. Quello che sento che vi sostiene è tutta questa botta emotiva, diciamo, della prima settimana di ottobre. Però vi dico, sarà talmente tanta l'emozione che qui dovrete proprio lavorare su di voi per riequilibrare, per non... Cioè, per esempio, se una persona si fa sentire dopo tanto tempo, non buttatevi subito ai suoi piedi, trattenete un pochettino l'emotività, perlomeno in presenza di questa persona, e cercate di riportare equilibrio, cercate di avere discernimento su quello che vi dice, perché giustamente voi adesso non vi state fidando. Non vi fidate né della persona, ma neanche di voi stessi, di quello che riuscite a controllarvi, mi viene da dire. Però qui c'è bisogno di prima guarire voi stessi, capire che cosa voi volete in generale, poi che cosa voi volete da questa persona, che tipo di collaborazione, di relazione, di interazione volete con questa persona. Mm. Andiamo a vedere un oracolo di questi e poi uno degli angeli. Guardate, mi è rimasta in mano questa carta, la rimetto dentro poi, però giusto per farvi vedere, qui c'è qualcuno che ha un blocco, parla di codipendenza, di ossessioni, di possessione, di controllo. E in effetti vi dirò, è un po' l'energia del re di spade, è questa energia che controlla, che domina. Andiamo a vedere che carta esce. È come se aveste bisogno di imparare a dominare la situazione. E qui c'è un 7 di bastoni, dovete difendervi. La Fenice. Esattamente, è come se nel periodo di ottobre foste in un momento dove state preparando il terreno per cambiare linea di tempo. Anche qui parla di una nuova fase, è la rinascita della Fenice, quindi è come se si avvicinasse un nuovo periodo, un periodo di crescita. Qui parla della mente che cambia ed è un po' quello di cui vi parla questo re di spade. Cambiare la mente, il modo in cui voi pensate, il modo in cui voi percepite o le credenze anche che avete
inerente una situazione o una relazione per riportare in equilibrio prima voi stessi, poi la relazione, però adesso bisogna riportare in equilibrio voi stessi prima di, diciamo, esporre quello che si vuole all'altro. Per qualcuno vi dirò che potrebbe essere l'altra persona che non vuole qualcosa di stabile, però è proprio quello che è da mettere in linea. A voi basta quello che vi dà o voi volete di più? Voi come vi vedete tra 3 anni, 5 anni con questa persona? Andiamo a vedere ancora un oracolo degli angeli. Risolvi le questioni familiari, perdona i tuoi genitori e la tua vita amorosa ne trarrà giovamento. Qui ragazzi ci potrebbe essere qualche questione con un padre, visto che abbiamo sia l'imperatore che il re di spade qui. Anche qui abbiamo due figure in realtà. Allora, come vi dicevo, o può fare riferimento a una questione, diciamo, tra padre e figlio, ma in qualsiasi caso si tratta di perdonare quello che ci hanno fatto. Qui parla di risolvere le questioni familiari, però se non potete più risolvere la questione perché magari il genitore in questione non è più con voi, non è più qui, si tratta veramente solo di perdonare. È il perdono che rilascia karma. Ho pubblicato un video, tra l'altro, che lo spiega. Lo trovate nella playlist del calderone spirituale e lì spiego proprio come come si cambia il karma. Bene, amici del cancro, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere comunque con un commento, con un like, l'iscrizione e una condivisione. Se avete piacere potete anche fare una donazione o abbonarvi al canale. Nella parte degli abbonamenti tratto temi di metafisica e spiego insomma come funziona l'energia e come lavorare con l'energia, mentre il percorso individuale che sto proponendo è un percorso basato sul lavorare le credenze limitanti. È cucito sulla persona, però è una parte di tutto quello che tratto nella sezione degli abbonamenti. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!